C'era un tempo in cui il calcio parlava la lingua della leggerezza e il suo nome era Kaká. Un talento che sembrava correre sospinto dal vento, capace di unire eleganza e potenza come pochi altri nella storia. Con le sue accelerazioni fulminanti era in grado di spaccare in due le difese, mentre la sua visione illuminava il campo con giocate da vero numero 10. Campione del mondo con il Brasile, pallone d'oro nel 2007, leader del Milan capace di trascinare i rossoneri alla conquista dell'Europa. Un giocatore che ha fatto innamorare milioni di tifosi con la sua classe mai urlata ma devastante, sempre con il sorriso sulle labbra e lo stile di chi sembrava nato per rendere semplice l'impossibile. Oggi ci chiediamo, se Kaká esordisse nel calcio moderno, in un'epoca di ritmi frenetici e pressing ossessivo, sarebbe ancora in grado di incantare il mondo? Questo è il nostro Kaká, appena sedicenne, ancora acerbo, ma già capace di mostrare alcune caratteristiche che fanno intravedere un futuro radioso. Per chi non conoscesse questa serie, il meccanismo è semplice. Seguiremo la sua carriera stagione dopo stagione, senza intervenire direttamente. Io non influenzerò tattiche o scelte di campo, e l'unica eccezione riguarderà le offerte di mercato, dove decideremo insieme la destinazione migliore per accompagnarne nella crescita. Tutto il resto sarà scritto dal campo, dalle decisioni del club e soprattutto dal talento del protagonista. Con queste premesse, la carriera moderna di Kaká riparte dalla primavera del Sao Paulo. La sua prima stagione si chiude con segnali importanti. Con l'aiuto della grafica possiamo osservare i miglioramenti. Non è ancora pronto per essere un titolare, ma ha iniziato a ritagliarsi spazio. Infatti, da metà anno in poi, l'allenatore lo ha promosso stabilmente, concedendogli 9 presenze e regalando al calcio le sue prime 2 reti in carriera. Il Sao Paulo ha concluso il campionato al secondo posto, alle spalle del Flamengo, distante 7 punti. 3 sconfitte di troppo hanno compromesso la corsa al titolo, ma resta comunque una stagione più che soddisfacente. E il primo gol di Kaká è arrivato in modo singolare. Contro lo Sporting Cristal ha segnato di testa in arretramento, anticipando tutti su un pallone che continuava ad alzarsi in aria. A rendere l'anno ancora più speciale ci sono stati i successi con la squadra Under 20, l'esordio con le giovanili del Brasile e la vittoria dei Giochi Panamericani. Un inizio che profuma di predestinazione. La seconda stagione lo ha visto ancora dividersi tra prima squadra e riserve, ma i numeri parlano chiaro. Le presenze sono salite a 22, anche se gol sono rimasti 3 e gli assist ancora 0. La precisione al tiro, appena al 37%, è un dato che lascia qualche dubbio, ma è anche vero che siamo solo all'inizio e non è il momento di trarre conclusioni definitive. Il Sao Paulo, intanto, non ha fallito. Ha vinto la Serie A con 10 punti vantaggio sul Corinthians e ha conquistato anche il campionato statale, battendo il Santos 3-1 nel doppio confronto. Trofei che vanno ad arricchire una bacheca già sorprendente, considerando che Kaká è appena diventato maggiorenne. Nella terza stagione la crescita di Ricardo è ancora più evidente. Sul piano tecnico è migliorato poco, ma la vera trasformazione è arrivata sul piano mentale e fisico. Un'evoluzione che lo sta rendendo sempre più completo. Ha collezionato 33 presenze in prima squadra, confermandosi ormai parte integrante del Sao Paulo, e i numeri raccontano il suo salto di qualità. 5 gol e 4 assist. Non sempre le sue prestazioni sono state brillanti, come dimostra la media voto, ma il potenziale è lì, pronto a esplodere. La squadra però non ha saputo confermarsi in campionato, chiudendo solo al quinto posto. Tuttavia ha trovato nuove soddisfazioni conquistando ancora il campionato statale. Questa volta con un 4-1 complessivo contro il Santos, ma soprattutto ha vissuto un'avventura epica in Coppa Libertadores, una cavalcata che li ha portati fino in finale, vinta a rigori contro il Palmeiras, dopo un 1-1 estenuante durato 120 minuti. Era inevitabile a questo punto che l'Europa bussasse alla porta. 5 squadre hanno presentato offerte. Il Gladbach, troppo basso nella valutazione, e una società saudita, fuori dai nostri interessi, vengono scartate subito. Restano 3 possibilità intriganti. L'Everton, con le sue strutture d'eccellenza, un allenatore come Tuchel, maestro del 4-2-3-1, pronto a offrirgli un ruolo da trequartista. Il Marsiglia, capace di lottare per le posizioni alte della Ligue 1, ma guidato da Will Steele e legato a un 4-3-3 che avrebbe costretto Kaká a reinventarsi. E infine il Villarreal, fresco di investimenti nelle strutture, con ambizioni europee e soprattutto con Tite in panchina. Un tecnico brasiliano, un modulo ideale e il contesto perfetto per accompagnare il suo salto. La scelta non poteva quindi che cadere sugli spagnoli. Per 18 milioni di euro Kaká approda al Villarreal, pronto a scrivere la sua prima pagina in Europa. Ha 21 anni e alle spalle la sua prima stagione nel vecchio continente. Gioca tanto, 35 presenze in totale, con 8 gol e un assist. Numeri promettenti per un trequartista, ma alcune statistiche preoccupano. Solo il 41% dei tiri finiti nello specchio e appena il 5% di cross riusciti. Il contesto però non l'ha certo aiutato. Il Villarreal ha vissuto una stagione opaca, chiusa al 13° posto in Liga, segnata da più sconfitte che vittorie. E la delusione è stata resa ancora più amara da una precoce eliminazione in Coppa del Rey, arrivata contro una formazione di categoria inferiore, a testimonianza delle difficoltà del club. A rincuorare c'è stato solo il suo primo gol europeo, un tap-in semplice ma prezioso, che ha regalato il pareggio contro il Betis. Un piccolo passo in avanti che lascia intravedere ciò che potrà diventare, ma la strada è ancora lunga e molto lavoro resta da fare, sia per Kaká che per il Villarreal, ma è proprio da qui che comincia la sua vera sfida europea.
po' più tardi rispetto alle altre volte, ma è arrivato il momento di osservare per l'ultima volta, con l'aiuto della nostra grafica, i progressi tecnici del nostro Kaká. Ormai è un giocatore maturo, capace di fare le fortune di qualsiasi club, mentalmente e fisicamente è quasi al top, e si ha la sensazione che presto arriverà davvero il suo momento. Già da questa stagione i numeri parlano chiaro: 38 partite giocate, 20 gol realizzati e 5 assist serviti ai compagni, superando finalmente il 7 di media voto. Ma se da una parte Kaká cresce e si afferma, dall'altra Villarreal continua a restare una squadra in chiaroscuro. Nonostante un lieve miglioramento, il club chiude al 10° posto in Liga, fuori da ogni competizione europea e incapace di brillare persino in Coppa del Re. E allora, visto che l'occasione si presenta, è il momento di cambiare aria. Due squadre bussano alla porta con un'offerta da 60 milioni. Da una parte il Porto, dominatore del Portogallo e presenza costante in Champions League, ma guidato da Vitor Bruno, tecnico discreto che costringerebbe però Kaká a reinventarsi da punto centrale nel suo 4-3-3. Dall'altra parte il Bournemouth, club in crescita in una Premier League sempre complicata, qualificato all'Europa League e dotato di strutture migliori rispetto al Porto. A guidarlo c'è Urs Fischer, allenatore esperto e utilizzatore del 4-2-3-1, modulo perfetto per esaltare Kaká sulla tre quarti. La scelta è chiara: per 60 milioni Kaká lascia la Spagna e diventa un nuovo giocatore del Bournemouth, pronto a cercare fortuna in Inghilterra. La sua prima stagione inglese si chiude con luci e ombre. Le luci arrivano senza dubbio dalle sue prestazioni: 48 presenze, 23 gol e 3 assist, con la percentuale di tiri in porta salita al 56%. Numeri davvero bombardare. Anche i cross migliorano, superando finalmente il 10%, mentre i dribbling calano leggermente, segno di forse di una fiducia ancora da ritrovare in una delle sue armi più letali. Le ombre, invece, arrivano dalla squadra: 13° posto in Premier League, più sconfitte che vittorie e uscite premature da tutte le coppe nazionali. L'unico sorriso arriva dal suo primo gol inglese, un mancino filatissimo che si insacca dopo aver baciato il palo. E c'è anche l'esordio con la nazionale maggiore, condito da un gol e dal 3° posto in Coppa America, un traguardo che però resta troppo poco per un giocatore che meriterebbe palcoscenici più competitivi. Kaká compie 24 anni e viene ormai definito da tutte le testate come una punta elegante. I motivi sono chiari: 44 presenze, 20 gol e 5 assist, a cui si aggiunge un ritorno in grande stile nel dribbling, con una media di 3,17 riusciti a partita. Il Bournemouth disputa un campionato positivo, ma resta fuori dall'Europa, fermandosi all'8° posto e venendo eliminato troppo presto da entrambe le coppe nazionali. Intanto il mondiale vede il Brasile fermarsi in semifinale, prima di conquistare il 3° posto battendo 2-1 il Portogallo. Nessun trofeo dunque, ma piccoli segnali di crescita sia dal club che dalla nazionale. Resta da capire se saranno veri risvegli o semplici sussulti. La stagione 2031 però segna uno dei momenti più bui. Kaká colleziona appena 32 presenze, tutte in Premier League, con 12 gol e 5 assist. Il dato più allarmante è un altro: non compare in nessun'altra competizione, segno che il Bournemouth è stato eliminato subito in entrambe le coppe inglesi e l'assenza di impegni extra non ha portato benefici in campionato. L'ennesima annata anonima si chiude con un 11° posto senza gloria. Un piccolo lampo arriva comunque: un gol segnato con un tap-in contro il Liverpool, ed è proprio quella partita a lasciare un segno, tanto da spingere i Reds a presentare un'offerta concreta. Anche il Newcastle si fa avanti, ma con una proposta inferiore di 17 milioni rispetto a quella del Liverpool. Un trasferimento forzato potrebbe avere senso solo in un contesto ideale, e infatti analizziamo la situazione. Il Newcastle ha conquistato la qualificazione in Europa League e ha in Sandro Tonali il suo capitano, con Van Nistelrooy in panchina, un tecnico discreto ma che non ispira piena fiducia. Il Liverpool invece vive anni complicati, con difficoltà a ritrovare stabilmente le coppe europee, ma rimane pur sempre il Liverpool, una delle società più gloriose d'Inghilterra, con una rosa competitiva che ha solo bisogno di essere rilanciata. Per farlo è stato scelto Kieran McKenna, giovane allenatore dalle idee moderne, preparato e offensivo. Nel suo 4-2-3-1 Kaká avrebbe un ruolo centrale e potrebbe finalmente esprimere tutto il suo talento. La decisione è inevitabile: per 85 milioni di euro Kaká diventa un nuovo giocatore dei Reds, pronto a riscrivere la sua storia e quella del club. Il 2032 si apre con un ulteriore passo in avanti. Kaká cresce ancora, affinando fondamentali come per esempio il tiro, e nelle sue 42 presenze realizza 25 reti e 4 assist, toccando il record personale di precisione con il 58% dei tiri nello specchio. Ma i Reds non riescono a risollevarsi davvero. 7° posto in Premier League, dietro addirittura al Bournemouth, e nessuna Coppa Nazionale portata a casa. Anche con la nazionale arrivano più amarezze che gioie. In finale di Coppa America segna di testa il gol del vantaggio contro l'Argentina, staccando più in alto di tutti sul secondo palo. Ma nella ripresa gli argentini ribaltano il risultato e conquistano il trofeo. Un'altra stagione di alti e bassi dunque, in cui Kaká continua a brillare individualmente, ma resta a bocca asciutta di titoli. La sensazione è che la sua storia sia ancora tutta da scrivere e che il meglio debba ancora arrivare.
La stagione appena conclusa è stata, come spesso ci è capitato di raccontare, una stagione a due facce. Da una parte c'è Kaká, autore di 53 presenze arricchite da 34 gol e 6 assist, una delle sue migliori annate in carriera, almeno sul piano statistico. Dall'altra parte invece c'è il Liverpool, che in campionato delude ancora e chiude al nono posto, lontanissimo dalle posizioni valide per l'Europa. La qualificazione alle coppe europee, però, arriva lo stesso, perché i Reds rispettano i pronostici e vincono la Conference League, battendo in finale per 2-0 un Valencia mai davvero in partita. A sbloccare l'incontro ci pensa proprio Kaká. Dopo appena 2 minuti si inserisce centralmente e con il mancino chirurgico batte il portiere spagnolo. Finalmente un trofeo di peso, il primo dopo 8 anni, da quando vestiva ancora la maglia del Sao Paulo. L'estate successiva porta un cambiamento importante. Il Liverpool affida la rinascita a Ruben Amorim e poco importa che il tecnico portoghese imposti la squadra con il suo classico 4-3-3, perché da qualche stagione Kaká viene ormai utilizzato come punto centrale e inoltre è ormai nel pieno della carriera e il ruolo è soltanto un dettaglio. Riccardo può fare tutto. I numeri lo dimostrano ancora una volta: 62 presenze, 35 gol, 7 assist e una delle medie voto più alte della sua carriera. Migliorano anche le percentuali: 58% di tiri nello specchio e 33% di cross riusciti. Il Liverpool finalmente torna protagonista, chiude la Premier al secondo posto, a soli 5 punti dal Manchester City, campione d'Inghilterra. Non arrivano trofei nazionali, ma in Europa i Reds rispettano ancora una volta i pronostici e conquistano l'Europa League. In finale dominano la Lazio con un netto 2-0, lasciando i biancocelesti quasi inermi. Kaká non segna in finale, ma in semifinale, nel derby inglese contro il Crystal Palace, firma il gol del vantaggio, ribadendo in rete il pallone parato dal portiere, dopo che il compagno non era riuscito nell'intento di segnare. Sono le prime stagioni davvero positive della sua carriera e cresce la voglia di vederlo misurarsi finalmente anche in Champions League. Intanto con il Brasile disputa la sua seconda Coppa del Mondo, ma ancora una volta il sogno si spegne in semifinale. Kaká ha 29 anni, il tempo comincia a stringere e restano poche stagioni per alzare il trofeo che merita. La stagione seguente però non mantiene le attese. Kaká gioca 51 partite ma segna soltanto 18 gol e fornisce 2 assist, numeri ben lontani dai suoi standard. Il Liverpool chiude solo ottavo in Premier, 20 punti dietro al City, e i Reds raccolgono altre delusioni: la Supercoppa europea per 6 rigori contro il Bayern, con Kaká autore di uno dei 2 errori decisivi, e la finale di Carabao Cup sfumata contro il City in un match dominato dagli uomini di Guardiola. Eppure, proprio quando tutto sembrava andare storto, arriva la rivincita più dolce. Tornato finalmente a calcare i palcoscenici della Champions, il Liverpool vola fino alla finale e se la gioca proprio contro il Manchester City. Sotto di un gol dopo pochi minuti, i Red reagiscono e ribaltano la partita nella ripresa. A firmare il pareggio è inevitabilmente Kaká. Un inserimento centrale, il tempismo perfetto sulla linea del fuorigioco e la freddezza per battere il portiere in quello che è, forse, il gol più importante della sua carriera. Il Liverpool torna a vincere in Europa e Kaká può finalmente sognare in grande. Eppure, guardando i numeri, viene da chiedersi perché siano calati così bruscamente. La spiegazione è semplice: dal 4-3-3 di Amorim si è passati di nuovo al 4-2-3-1 e Kaká è stato arretrato sulla linea dei trequartisti. È naturale che i suoi dati vadano letti con un'alta prospettiva. Anche in questa stagione gioca 51 partite, tutte da titolare, segna 19 reti e serve 5 assist. Percentuali in calo, sì, ma fisiologiche per un ruolo più arretrato. Il Liverpool, intanto, vive una stagione beffarda. 2 sole sconfitte di troppo consegnano la Premier al Chelsea, con i Red secondi a soli 2 punti di distanza. Niente successi nelle coppe nazionali, ma almeno arriva la Supercoppa europea, vinta contro il Manchester United 1-0 dopo 120 minuti sofferti, con i Red Devils vicini più volte al vantaggio. In Champions League, invece, il Liverpool non è riuscito a difendere il titolo conquistato l'anno precedente. Ai quarti di finale hanno trovato un Inter in versione schiacciasassi, capace di dominare il doppio confronto e di chiudere con un pesantissimo 5-1 complessivo, che non ha lasciato scampo. Una caduta amara, che però non cancella quanto di buono era stato fatto. Un trofeo europeo si è comunque aggiunto alla bacheca e la sensazione è che il progetto abbia già gettato le basi per il futuro. Resta solo da capire se la squadra riuscirà a reagire. E la risposta non si è fatta attendere. La stagione successiva Kaká è tornato ai suoi numeri abituali: 45 presenze, 26 gol e 7 assist, prestazioni che lo hanno riportato al centro del progetto, mentre il Liverpool in Premier League ha dovuto arrendersi ancora una volta al City, concludendo al secondo posto, ma stavolta staccato di appena 4 lunghezze. Un margine che racconta di una squadra sempre più competitiva e sempre più vicina al sogno. Un segnale forte era già arrivato a inizio anno, con la vittoria in Supercoppa inglese contro il Chelsea, un match equilibrato, deciso da Kaká con un colpo da campione, un gran colpo di testa in corsa all'indietro che si è insaccato dopo aver
baciato la parte inferiore della traversa. Una rete che ha regalato il trofeo ai Reds e ha confermato come il brasiliano fosse tornato a fare la differenza anche nei momenti chiave. E non è finita qui, perché anche in Champions League la squadra ha mostrato di essere in crescita. Ancora una volta il percorso li ha portati fino alla finale e ancora una volta a sfidarli c'era l'Inter. Questa volta però è stata una battaglia vera. 90 minuti tirati, supplementari altrettanto intensi, con il risultato bloccato sull'1-1. A rigori però i nerazzurri non hanno tremato e sono stati perfetti dal dischetto, aggiudicandosi così la Coppa. Una delusione bruciante, certo, ma anche un segnale importante, perché oggi il Liverpool è tornato stabilmente a giocarsi le partite che contano e Kakà è tornato a essere protagonista assoluto. E proprio queste cadute, dolorose e pesanti, potrebbero diventare la scintilla per provare, la prossima volta, a strappare sia la Premier che la Champions League. A 32 anni possiamo finalmente dire che la carriera del nostro Riccardo ha raggiunto il suo apice e come sempre andiamo con ordine. La stagione appena conclusa è stata forse la migliore di sempre, 54 presenze, 38 gol e 7 assist, con percentuali altissime in ogni fondamentale, dai tiri ai cross fino ai passaggi, numeri che parlano da soli. E Liverpool, dopo tante stagioni passate a sfiorarla, ha finalmente riconquistato la Premier League. Una lotta serrata fino alle ultime giornate, vinta davanti a Tottenham e Manchester City, ma non è finita qui perché i Reds hanno avuto la forza di lottare anche nelle coppe nazionali, conquistando la Carabao Cup in un derby infuocato contro lo United. In finale hanno trionfato i supplementari e a firmare il primo vantaggio ci ha pensato proprio Kakà, sfruttando alla perfezione una sponda di testa del compagno. Il capolavoro però è arrivato in Champions League. Dopo un altro cammino da protagonisti, i Reds hanno centrato la finale e battuto il PSG in una partita brutta, quasi inguardabile, ma decisa dall'unico tiro in porta dell'incontro. Poco importa lo spettacolo, perché quella vittoria ha completato un triplete storico. Kakà diventa così uno dei giocatori più vincenti della sua epoca, un traguardo impensabile solo poche stagioni prima. Qualcuno avrebbe potuto pensare che, raggiunti questi livelli, Riccardo potesse rilassarsi, e invece no. A 33 anni colleziona 49 presenze, 30 gol e 7 assist, confermando di essere ancora il leader tecnico della squadra. Il Liverpool domina la Premier, chiude con 10 punti di vantaggio sullo United e a inizio anno travolge il Chelsea in Supercoppa inglese con un netto 3-0. L'unica delusione arriva dalla Carabao Cup, persa e rimonta nei minuti finali, e dalla Champions, dove agli ottavi i Reds si arrendono 2-0 contro l'Inter, diventata ormai una vera e propria bestia nera. Ma nel complesso la stagione resta ampiamente positiva e restano ancora 2 occasioni per arricchire la bacheca. Nel 2040 però l'età inizia a presentare il conto. A 34 anni Kakà perde velocità e accelerazione, ma questo non gli impedisce di fermare un'altra stagione straordinaria. 50 presenze, 36 gol e 5 assist. La Premier è stata una delle più combattute di sempre. Lo United campione con 89 punti, il City a 86 e il Liverpool terzo a 85. Ad inizio stagione è arrivata comunque una soddisfazione, con la Supercoppa inglese vinta nel derby di Liverpool, 3-0 netto contro l'Everton. In FA Cup niente da segnalare, ma in Carabao i Reds sono tornati in finale, battendo il City 1-0 in una partita durissima, segnata da tanti falli e tensione altissima. In Champions invece il cammino si è interrotto ai quarti contro il Bayern Monaco, che ha vinto 5-4 nel complessivo dopo 2 sfide spettacolari. A fine stagione Kakà annuncia che la prossima sarà la sua ultima annata da protagonista, con l'obiettivo di chiudere in bellezza. E possiamo dire che ha mantenuto le promesse. Nella sua ultima stagione gioca ancora 50 partite, segna 29 gol e serve 7 assist, mantenendo la media voto oltre il 7, confermando inoltre percentuali altissime in tutti i fondamentali. Il Liverpool lo supporta al meglio e con 2 punti di vantaggio sullo United conquista un'altra Premier League, chiusa a quota 84. Sul podio, sorprendentemente, si piazza anche il Crystal Palace ed è proprio loro che i Reds ritrovano in finale di Champions League. Una finale tutta inglese, accesa e combattuta, ma alla fine il Liverpool dilaga e vince 5-1, conquistando la terza Champions da quando Kakà veste questa maglia. Purtroppo Riccardo non è in campo, fermato da un infortunio, e guarda i compagni dalla tribuna. Il suo ultimo gol arriva poco prima del ritiro, contro una delle sue ex squadre, il Bournemouth, un inserimento dei suoi e un mancino potente a fil di palo. Un'ultima gemma, un saluto speciale prima di chiudere la carriera. Nel corso di tanti anni nel mondo del calcio ha collezionato 768 presenze, durante le quali è riuscito ad andare in rete per 383 volte, ma ha anche servito i compagni in diverse occasioni, portando il numero dei suoi assist a 80. Ma non è stato un uomo solo di numeri, ma anche di emozioni e trofei. Nonostante diverse stagioni difficili in Europa, durante la sua giovinezza soprattutto, ha comunque riempito la sua bacheca di moltissimi trofei: 2 campionati statali, una Serie A, una Recopa Sudamericana ed una Libertadores con il Sao Paulo, e poi con il Liverpool, 3 Premier League, 3 Community Shield, 2 Carabao Cup, una Supercoppa Europea, una Conference in Europa League e soprattutto 3 Champions League. Con la maglia del Brasile invece non è riuscito a vincere nessun trofeo, ma è veramente aiutato dai compagni e a livello personale, a sorpresa, non è mai arrivato un pallone d'oro, ma solo 2 terzi posti. Così si chiude la carriera di
Kaká nel calcio moderno. Una vita calcistica fatta di trionfi, cadute e rinascite, che l'hanno consacrato tra i più grandi. Dai primi passi in Brasile al triplete con il Liverpool, fino all'ultimo gol contro il Bournemouth. Riccardino ha lasciato un segno indelebile, dimostrando che, anche nel calcio di oggi, la sua classe avrebbe saputo incantare il mondo. Per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!